Ciao a tutti! Lo sapevi che tu empatico hai la capacità di spiazzare e traumatizzare un narcisista? Ebbene sì, è proprio così. Ma che cos'è l'empatia? Come si forma? Si acquisisce o è congenita? L'empatia denota l'abilità di percepire gli stati d'animo di coloro che ci stanno davanti, di mettersi nei panni delle altre persone e di provare le emozioni altrui. L'empatia è una capacità innata che si evolve generalmente verso il secondo anno di vita, una fase in cui si notano i primi segnali distinguibili di empatia e in cui i bambini iniziano a comportarsi in maniera altruista, come ad esempio confortare chi prova sofferenza, aiutare il prossimo, condividere i propri giocattoli. Nonostante l'empatia sia innata, è fondamentale crescere in un ambiente familiare in grado di appagare i bisogni emotivi del bambino. In sintesi, l'empatia è essenziale, grazie alla quale è plausibile lo scambio emozionale tra gli esseri umani, come la comprensione, la comunicazione, la generosità e la sopravvivenza della specie. L'empatia ha un elemento costitutivo neurobiologico ed è una sezione appartenente al patrimonio genetico umano. Detto questo, faccio presente che il narciso ha il terrore che la sua maschera possa crollare e la sola persona che può farlo è proprio l'empatica, che funge da specchio riconsegnando i frammenti di quella realtà che il narcisista non riesce a comprendere e in questo caso lo shock sarà devastante. Esistono alcune strategie che un empatico può utilizzare per dominare il narciso e così riprendersi il controllo della propria vita. Per riprendere il potere della situazione, l'empatico deve mettere in atto il silenzio, in particolare quando il narcisista è agitato, e il che significa che sta cercando di entrare in conflitto con la sua vittima. Quindi evitare con determinazione qualsiasi tipo di litigio e di discussione. Ricordati che lui ha solo bisogno di sfogare le sue frustrazioni e non sei tu ad averne necessità. Un'altra strategia è l'autodisciplina, ovvero lavorare su se stessi, rafforzando i propri valori umani, come il rispetto, la pace interiore, la libertà, l'amore e molto altro. Prenditi gli spazi per te stessa, incontra gli amici, familiari, fai sport, fai passeggiate, fai tutto quello che può farti piacere per la tua salute mentale e fisica. Un'altra tattica è non permettere mai al narciso di comandarti e impara a dire no, mantenendo il contatto visivo. Lui non è abituato ai no e questo lo andrà a destabilizzare. Lasciarsi guidare dal narciso significa subire un vero e proprio abuso psicologico. Ti sei mai chiesta perché un narcisista va sempre alla ricerca di una persona empatica? Le donne empatiche, e questo vale anche per gli uomini empatici, oltre che comprenderlo, sono in grado di enfatizzare il suo ego. Chiudere un rapporto di coppia con un narciso non è cosa semplice, anche perché il narcisista torna quasi sempre dalla sua vittima e non dimentichiamo che è un maestro della manipolazione. Ma un consiglio mi sento di darti: fai forza sulla tua autostima e in caso puoi sempre chiedere aiuto alla tua famiglia, ai tuoi amici o a uno psicologo, perché amore e narcisismo vanno a produrre un binomio alquanto dannoso che può nuocerti anche per diversi anni. Non credo ne valga la pena. Se può esserti di aiuto, va a visionare il mio video "Qual è la donna che domina il narcisista?". Se ti ritrovi in questa descrizione, lascia un tuo commento. Grazie per avermi seguita.